abbiamo un problema su questo pianeta, e penso che non lo sto dicendo già a gente che ne è del tutto al corrente. Abbiamo una preponderanza di un'agricoltura industriale che ci occupa quasi tutte le terre e usa quasi tutte le risorse. E il pianeta si sta scaldando, e si sta scaldando per molti motivi, ma l'agricoltura apporta il proprio contributo con delle emissioni di circa 6 miliardi di chilogrammi di CO2, che è un ottavo del totale, che sono impatti diretti, senza contare gli impatti indiretti di quello che fa l'agricoltura. E l'agricoltura ne subisce anche le conseguenze, soprattutto la monocoltura, che subisce maggiormente l'impatto di, per esempio, periodi di siccità. Un'agricoltura che non può andare avanti senza, per esempio, usare molti pesticidi. E i pesticidi qualcuno se ne preoccupa dal punto di vista della salute, questo è un altro dibattito, ma forse non il più grave. Il più grave è che i pesticidi uccidono anche quello che non dovrebbero uccidere. E senza le api saremmo davvero in problemi molto seri. È per questo che stasera voglio cercare di parlarvi di agroecologia, con questo sottotitolo forse un po' presuntuoso di nutrire la gente e salvare il pianeta. Ma l'ho messo come sottotitolo proprio con l'idea che si può fare tutte e due. E non affronterò molto, perché non ho voluto bombardarvi di cifre che magari poi risultavano pesanti da digerire la sera. Non affronterò molto il tema proprio quantitativo, anche se qualche accenno lo farò, di quello che è il problema sollevato da Fulvio. Nel senso che è un problema forse che mi lascia indeciso. Certo, potremmo diventare 9 miliardi, certo ci sembra inevitabile che ci siano problemi, ma in realtà produciamo già abbastanza, anzi in certi paesi produciamo troppo. E dove stiamo producendo di meno e dove c'è più necessità di nutrire la gente, con l'agroecologia si può effettivamente arrivare a aumentare notevolmente i rendimenti. Ne parlerò, cercherò di parlarne. Chi sono io? Io sono Marco Bertaglia, vengo da una formazione di scienze forestali che ho fatto a Torino, in parte all'Università di Louvain in Belgio. Ho lavorato in vari paesi europei e con brevi periodi di volontariato anche al di fuori dell'Europa. Sono un po' eclettico, anche lavorato non sempre in agricoltura, anche sulle acque, reflue, cose di questo genere. E da qualche anno, da 4 anni, sono tornato qua al Centro Comune di Ricerca a occuparmi di agricoltura, della parte ambientale dell'agricoltura e degli aspetti anche di consulenze aziendali in agricoltura per le parti ambientali. Lavoro per la Commissione Europea qui al sito di ISPRA, ma non vengo qui a parlare a nome della Commissione. Non è solo così un modo di dire burocratico, una specie di messa in guardia così che dovrei fare per dire non sono il portavoce della Commissione. È proprio sinceramente che io vengo qua come Marco Bertaglia, quindi le cose che dico io non sono quasi mai, o non del tutto, le posizioni ufficiali della Commissione o del CCR. Sono basato ovviamente sul lavoro che svolgo là. Ma sono basate sulla mia passione personale da anni di analizzare quello che è il problema che abbiamo. L'ho già accennato, abbiamo un problema serio, abbiamo un'agricoltura monoculturale che impoverisce il suolo, che lo degrada, che usa poi l'80% delle terre disponibili sul pianeta, che usa più o meno tra il 70 e l'80% dell'energia che si usa in agricoltura, dell'acqua che si usa in agricoltura, per non parlare dei combustibili fossili. Ma fa tutto questo per darci solo più o meno il 30% del cibo che viene sulle tavole a livello globale. E è una cosa un po' macra, secondo me, rispetto ai danni che provoca. Vaste distese di monocoltura in zone soprattutto molto specializzate come in Nord America, in Nord Europa molto cerealiere. Ci sono vari problemi, ma tra i vari problemi c'è anche il fatto che io non vivo di solo grano e quindi ho bisogno di molto trasporto, e il trasporto può essere un problema
di impatto a più livelli. Ovviamente il trasporto non è solo conseguenza del commercio di beni agricoli, però è uno degli aspetti, e anche il trasporto incide sul cambio climatico, e in generale è dovuto per quanto riguarda il trasporto delle derrate agricole a questa produttività eccessiva in specializzazioni molto spinte di monocultura secondo le regioni. Anche se è vero che a volte ci divertiamo a vendere 8 milioni di tonnellate a certi paesi di un certo bene e comprarne 7 milioni di tonnellate per noi dello stesso prodotto, di patate che vengono scambiate tra Inghilterra e Germania invece di mangiarsele a secondo casa proprio. Non voglio dire che dobbiamo eliminare del tutto il commercio, perché ci sono tanti aspetti da prendere in considerazione. Un'agricoltura che si basa su un suolo desertificato, che viene lavorato, che viene scalfito, che viene degradato, demineralizzato, ha bisogno di portare dentro da qualche altra parte il nutrimento di cui le piante hanno bisogno. Per esempio il fosforo, e per esempio va a prendere i fosfati nelle miniere, e ci sono vari problemi, tra cui per esempio il fatto che è una risorsa che poi finisce per esaurirsi. Noi abbiamo dei cicli naturali degli elementi che abbiamo spezzato, che abbiamo aperto, e preleviamo da una parte acqua piuttosto che fosforo, piuttosto che altro, la usiamo su questi suoli che poi, essendo poveri di sostanza organica, li perdono in fretta, e apriamo il ciclo degli elementi, perdiamo delle cose preziose e come risultato inquiniamo anche le acque. Inquiniamo le acque avendo anche conseguenze non per forza sempre così drammatiche, ma potendo averle. Ho già detto che questa agricoltura ha bisogno di pesticidi per sopravvivere, perché la monocultura lasciata a sé è debole e si trova in una situazione che è squilibrata dal punto di vista naturale e quindi è suscettibile a essere più facilmente attaccata da parassiti e quindi avere bisogno di pesticidi. Molti si preoccupano che poi, se il pesticida va sulla pianta, finisce anche nella nostra alimentazione, ma non è il problema più serio di questo. Addirittura, secondo alcuni, i residui, rispettando nel 90% dei casi dei limiti legali che sono fissati non dovrebbe esserci un impatto dal punto di vista salutista, diciamo. L'impatto più grave invece è, come dicevo prima, per esempio sulla morte delle api. Le api o altri organismi benefici. Le api sono in declino netto di popolazioni da decenni, e senza le api tante cose che troviamo da mangiare non le troveremmo più. E allora che agricoltura vogliamo? Dobbiamo subire un'agricoltura che esiste o dobbiamo desiderare un altro tipo di agricoltura e adoperarci per metterla in atto? Ma io farei anche un'altra domanda: che agricoltura possiamo avere? Abbiamo la scelta? Possiamo continuare così oppure no? Per esempio, circa 450 specie di artropodi hanno sviluppato una resistenza a circa 1 miliardo di sostanze chimiche. Quindi tu devi solo aumentare la potenzialità tossica di certe sostanze per andare a toccare questi artropodi super resistenti che si sono sviluppati. E se si sviluppano e se sono resistenti, puoi anche andare incontro a gravi danni per le tue culture e non poterci fare niente. Io ho avuto la fortuna, abbiamo organizzato a metà luglio a Expo e qui al CCR in 2 giorni un convegno internazionale sull'agroecologia. Abbiamo avuto tra di noi il papa dell'agroecologia, che è il professor Altieri dell'University of California, Berkeley, che da decenni lavora 6 mesi all'università e 6 mesi con gli agricoltori di tutto il mondo, soprattutto America Latina, ma anche Africa e Asia, e con contatti anche in Europa.
lui dice che l'agricoltura non può continuare in questo modo, non c'è niente da fare. D'altronde le sue ricerche già di alcuni anni fa mostravano che rispetto agli anni 40-50, negli anni 80-90, la quantità di colture danneggiate negli Stati Uniti era cresciuta, non diminuita, nonostante l'affinarsi delle tecniche, nonostante tutta la chimica più fine che si era potuto metterci per combattere i nemici delle piante. Quindi probabilmente io sarei abbastanza d'accordo con alcuni ricercatori che ci dicono così non possiamo continuare, non è che abbiamo la scelta di continuare. La FAO adesso, attualmente, sta puntando tantissimo sull'agroecologia, ha fatto un convegno di grande importanza e di grande risonanza già a settembre 2013 e sta facendo degli incontri regionali, sta facendo a brevissimo questo mese uno in Africa e punta a lavorare in Europa. Europa dove forse saprete la Francia ha fatto proprio una politica a livello di governo, il ministro dell'agricoltura francese ha deciso che entro il 2050 la maggioranza degli agricoltori francesi dovranno utilizzare l'agroecologia nei loro approcci. Questo è il secondo paese che lo fa nel mondo, il Brasile l'aveva fatto ed è l'unico paese al mondo che ha eradicato completamente la fame. Quindi la soluzione probabilmente c'è a tutti questi problemi che abbiamo visto. E la soluzione potrebbe, secondo me, essere l'agroecologia. L'agroecologia che non è da interpretare come una ricetta standard che applico dappertutto e sono a posto. Magari è complicata, devo impararla, però una volta che ce l'ho. No, c'è una serie di principi da tenere in considerazione che poi vanno adattati alle realtà locali. E tra i principi c'è il principio numero uno, è il principio della diversità. Perché va bene, può anche piacere ogni tanto mangiare la pasta in bianco, però posso magari preferire una pietanza più equilibrata, con mangiare della frutta alla fine, quindi allo stesso modo, e proprio perché la natura ci offre una gran diversità possibile di alimenti e di varietà all'interno di ogni specie di alimenti possibili, che dobbiamo sfruttarli, usarli a livello di quelle che sono le varietà e le razze locali. Qua ce ne sono alcune lombarde, li conoscerete, certamente il fagiolo di cui parlavamo prima, perché le razze locali sono più resistenti, sono più rustiche, magari producono un po' di meno prese individualmente, ma è proprio lì il fatto, non bisogna produrre prendendole individualmente, ma resistono meglio alle malattie, sono adattate alle condizioni. E poi se noi ci limitiamo a produrre su ettari, cioè centinaia, migliaia di ettari, la stessa varietà, se viene una malattia alla quale questa varietà è suscettibile, sono migliaia di ettari che vanno in fumo. Queste varietà locali poi dobbiamo farle crescere in un modo che imita la natura, non in strutture squadrate e semplificate, dove monoculture anche magari di piccole dimensioni si sono messe una a fianco all'altra. Quando avete magari esperienza di andare a passeggiare in montagna piuttosto che in un bosco, che cosa si nota di più tra quello che si vede sul suolo in aria? Quando si va in un bosco? Le piante sono mescolate fra di loro. Mescolate, occupano più spazio. Ce ne sono che stanno nel sottobosco. Esatto, c'è un bosco che, per esempio, è un modello molto facile, molto facilmente visualizzabile di cosa chiede la natura, di cosa fa la natura. Riempie tutto, sfrutta ogni spazio. E le piante insieme si aiutano l'un l'altra. Questa è l'idea che deve essere trasferita al nostro concetto di struttura agricola. Come principio, non dico, di nuovo insisto, sono dei principi di base, non è una regola fissa da applicare sempre nello stesso modo ovunque, ma come principio possiamo avere strati di una struttura forestale in cui ci sono gli alberi, gli arbusti, le colture più erbacee, il sottobosco, quelle che tollerano l'ombra, magari quelli che si arrampicano come i fagioli.
Queste strutture possono dar luogo a degli orti che sono molto diversi da quelli a cui siamo abituati, per esempio, dove abbiamo i fagiolini, i fichi, le fragole, i cetrioli, però non in aiuole separate, brugli di terra, ma miste, sembra quasi una foresta. Oppure possiamo avere delle policolture, perché le piante amano stare insieme, e per esempio il mais con il fagiolo ci sta molto bene. Il fagiolo fissa l'azoto del suolo grazie a delle simbiosi che riesce a organizzare con i microrganismi nelle sue radici, quell'azoto di cui il mais ha bisogno. Una volta no, perché usano il sole, usano i nutrimenti, hanno bisogni diversi, momenti diversi, si aiutano a vicenda. E certamente il mais da solo produrrà meno magari di certe colture intensive di mais, ancorché quando gli va bene, perché quando c'è la siccità le policolture non soffrono tanto quanto soffre la monocoltura. Però il fagiolo nello stesso pezzo di terra produrrà magari meno che messo da solo, ma insieme la biomassa totale, il nutrimento totale di un piatto vario che può darti la polenta con i fagioli e non solo la polenta o solo i fagioli, ti darà una produzione a ettaro di energia e di proteine molto maggiore per la consociazione. E tra l'altro nella consociazione le piante sono più resistenti alle malattie, si crea un equilibrio naturale. E sono cose che sono state già sperimentate anche in Francia, dove non ancora in chiave agroecologica nel senso puro, come lo intendo io, nel senso di voler produrre contemporaneamente una serie di cose da una certa superficie di terreno, ma per aiutare la coltura, perché è sempre intesa come coltura principale, quindi è un primo passo, però per fare il grano tenero fatto meglio, senza pesticidi, erbicidi, eccetera, si è consociata col trifoglio, con l'erba medica, che come il fagiolo fissano l'azoto e lo forniscono alle piante. Oppure ho avuto la fortuna, già quasi 15 anni fa, 14 anni fa, in Inghilterra di visitare un'azienda molto particolare creata da un ex professore, tal Martin Wolf, ex professore di fitopatologia al Politecnico di Zurigo, che si trasferì in Inghilterra e creò questi sistemi agroforestali in cui, modificando anche dei macchinari per poter coltivare su delle strisce di terreno strette, seminava strisce di terreno di vari tipi di coltivi, grano ma anche verdure, intermezzati da fasce di arbusti e alberi, da legna piuttosto che da frutto o da noci, eccetera, creando quindi un ambiente molto favorevole sia ai predatori degli insetti o comunque dei parassiti delle piante, sia proprio all'effetto sinergico che le varie piante hanno tra di loro. Tra i vari principi poi dell'agroecologia c'è anche quello di mantenere, e ne abbiamo parlato molto piacevolmente prima di iniziare, di mantenere sempre il suolo coperto. Ci sono varie tecniche anche lì, e di nuovo il principio è quello che conta, poi le tecniche per applicarlo sono adattate a volte, caso per caso, alla situazione locale. Una copertura del suolo che garantisce una vita biologica del suolo più attiva, una biodiversità sia vegetale che animale, a tutti i livelli, e che mantiene la sostanza organica e quindi anche i nutrimenti, che migliora la struttura del suolo. A questo punto non diciamo no ai pesticidi semplicemente per partito preso, ma non ne abbiamo neanche più bisogno. Non abbiamo neanche più bisogno di fertilizzare con la chimica, abbiamo automaticamente a prossimità la possibilità di avere dei predatori naturali e un equilibrio naturale. Sono idee che cominciano almeno in parte a permeare anche nelle politiche agricole. Se siete al corrente, la politica agricola comune dell'Unione Europea ha avuto un nuovo processo di riforma, è iniziato un nuovo settennato, diciamo, di politica agricola quest'anno,
E tra le novità introdotte, per esempio, c'è il fatto di obbligare le aziende, almeno quelle che hanno una certa dimensione disseminativi, a introdurre varie pratiche che sono benefiche per l'ambiente e per il clima, tra cui quella di costituire per esempio delle strisce fiorite lungo i campi. Ovviamente non si va ancora a intaccare o a modificare in profondità quello che è la struttura agricola normale basata sulle monocolture, ma si introducono già degli elementi che fanno da, o come dicono gli inglesi, banca degli scarabei. Lungo o tra i campi di grano ci sono queste strisce fatte apposta, qua non è fiorita, sono erbosa, per dare degli habitat a tutte quelle specie di artropodi che vanno a predare, che vanno a combattere, a mantenere in equilibrio la popolazione di quelli che sono potenziali parassiti o problemi. Praticamente vogliamo anche, e soprattutto forse, inserirsi all'interno di quelli che sono i cicli naturali. Il ciclo del carbonio naturale, il ciclo dell'azoto, del fosforo, dell'acqua. Quindi mantenendo i nutrienti, mantenendo i compartimenti biologici funzionanti, mantenendo un'attività biologica e ecologica dinamica che fa sì che noi lavoriamo con la natura e non contro, pur andando a, tra virgolette, predarla, pur andando comunque a sfruttarla per i nostri bisogni, ma in maniera da non intaccare quelli che sono i cicli naturali. E funziona. Non vi bombarderò, non vi dirò quasi niente di cifre, ho fatto questa scelta, poi come tutte le scelte può essere criticabile, ma questo è un esempio dal Malawi di quanto cresce il rendimento di mais, tanto più si aggiungono i residui della vegetazione, si lasciano i residui sul terreno, si lascia il suolo coperto in permanenza. E per inciso parlavo di Michele Altieri, una delle prime cose che lessi anni fa di lui è che lavorando anche con archeologi che andavano a ristudiare anche delle tecniche antichissime, delle zone più impervie delle Ande, realizzò dei progetti agroecologici nelle Ande, anni 80. Quindi in teoria dovremmo già saperne molto. Anni 80 passò da un sistema in cui si producevano 2-3 tonnellate di patate a ettaro con pesticidi, fertilizzanti chimici, a un sistema agroecologico in cui si producevano 10 tonnellate di patate a ettaro e tutta una serie di altre cose sugli stessi ettari, perché si lavorava in consociazione, da 2 a 10. Se noi studiamo adesso altre tabelle, se poi nel dibattito vi interessa, vi vado a pescare, no, se posso mostrarvi, a livello globale, su tutte le colture agricole, tutti gli allevamenti, se passiamo dal convenzionale al biologico, che non è per forza agroecologico, è biologico che però in gran parte resta simile in tanti aspetti alle monocolture, comunque a livello globale aumentiamo leggermente i rendimenti, nel senso che nei nostri paesi li abbassiamo del 10%, ma nei paesi in via di sviluppo li aumentiamo tra il 70, l'80, l'85%, oppure in certi casi li raddoppiamo, in certi altri addirittura li triplichiamo. Ho avuto, e dopo ve ne riparlo con un altro aneddoto che ho voglia di raccontarvi, però sono stato alcuni mesi a fare un'esperienza di volontariato in Burkina Faso nel 2000, in una zona di savana, ma brulla, uno dei paesi più difficili. Anche lì, purtroppo, con la colonizzazione si era persa la forza dell'autorità degli alberi che c'era tradizionalmente e non si era guadagnato quello che noi abbiamo, per esempio, col codice forestale che abbiamo dal 1922, che prevede certe protezioni per gli alberi, quindi gli alberi non erano più protetti. Ebbene, non ci sono molte meno alberi di acacia. L'acacia è come il fagiolo, fissa l'azoto del sole. Ci sono molti meno alberi di acacia. Nonostante questo, si produce a sufficienza anche lì. Non tutti gli alberi. Però quando c'ero io c'è stato un anno di carestia. C'erano 800 quintali in meno di miglio
800 tonnellate in meno di miglio su quell'anno. L'anno prima però avevano avuto 800 tonnellate di eccedenti, poi gestiti male, poi erano lo stesso in difficoltà alimentare, il problema è complesso. Ebbene, riescono a produrre già abbastanza così, ma se si piantasse di nuovo, come c'erano 150 anni fa, un albero di acacia ogni 25 metri, si triplica, con questa semplice operazione, si triplica la produzione di miglio all'ettaro. Un albero d'acacia ogni 25 metri. Quindi adesso qualche esempio in pratica di quello che abbiamo un po' accumulato, anche facendo venire gente, una agricoltrice interessantissima è venuta dal Belgio e ci ha mostrato per esempio come fare una copertura vegetale del suolo con 10 specie diverse di 7 famiglie botaniche diverse, come usa delle tecniche di lavorazione del terreno con macchinari adattati per fare delle lavorazioni minime o quasi nulle, senza aerare più, passando con dei macchinari per lasciare nello stesso tempo che si raccoglie la coltura principale tutte le altre piante accessorie alla coltura principale, che restano quindi sul suolo, che proteggono il suolo, che lo arricchiscono sia dal punto di vista dei nutrimenti ma anche dal punto di vista di vita, di lombrichi, di microrganismi, eccetera. Potendo poi quindi passare nello stesso tempo con lo stesso macchinario a fare la semina sul suolo posteriormente e quindi seminare senza arare e far nascere poi in mezzo anche alle erbe e anche alle leguminose il grano che viene poi aiutato anche non soltanto per esempio dalla bicia, credo che sia qua, ma dalla struttura del suolo che è molto arricchita. Nel giro di pochi anni si recupera un humus molto più ricco, una struttura molto più favorevole. Allora, per concludere un po' e tirare un po' le fila, però sarei contento se ci fossero molte domande, se potesse poi dibatterne, posso ritornare su alcune cose o mostrare numeri, se siete più affamati di numeri, mi hanno fatto l'ipotesi che ci stessero bene. Abbiamo un potenziale dell'agricoltura contadina nel mondo. Abbiamo visto che l'agricoltura industriale domina le terre, però produce meno. In realtà invece ci sono 1,5 milioni di contadini circa nel mondo e questi producono 3/4 di tutto il cibo che consumiamo globalmente. E sono in genere aziende che stanno sotto i 2 ettari di dimensione. Però usano 5.000 specie diverse, quasi 2 milioni di varietà. Penso che siano solo qualche migliaio le varietà moderne al confronto. E tutti questi principi che ho sintetizzato alla fine, forse abbastanza in fretta, possono essere applicati in contesti diversi, adattati a microaziende e a mio avviso sono i casi principali dovrebbero essere questi, quelli delle piccole aziende, in cui pochi ettari bastano anche per esempio per avere poi dei contratti di una grande portata commerciale. Qua siamo in Inghilterra, abbiamo delle galline ovaiole che vanno a pascolare nei boschi e sono centinaia, 200-300 agricoltori di piccola taglia che sono collegati direttamente con un grande supermercato, Sainsbury, per la vendita di questo uovo. Oppure possono essere aziende medio-grandi d'Europa del Nord, come quella a cui mi riferivo, questa persona che viene dal Belgio qui da noi, e che ha convertito un'azienda che era convenzionale, solo cerealiera, nel giro di qualche anno. Prima era passata a non fare lavorazione del suolo, poi però era passata al biologico, però doveva lavorare di nuovo, e ha cercato una sintesi tra le due, ed è passata all'agroecologia, perché è quello che gli ha permesso di mettere insieme l'idea di non lavorare il suolo e di non utilizzare pesticidi o fertilizzanti minerali. E ha differenziato le colture, e non solo differenziato le colture sue e creato delle zone seminaturali, ma anche fatto sviluppare diverse microimprese
con dei contatti locali, gente che era d'accordo sul principio agroecologico, e faceva magari un piccolo birrificio piuttosto che delle conserve, piuttosto che delle altre produzioni vegetali che poi andavano a nutrire un mercato locale. Oppure in certi casi, però non dico che debbano essere questi quelli più frequenti, come qua in Argentina, possono essere anche aziende di 3.000 ettari, però non in Argentina abbiamo 3.000 ettari, 5.000 ettari di solito di deserto agricolo, di bovini a perdita d'occhio, poi la bistecca arriva in aereo sui nostri piatti, nei nostri ristoranti, per fortuna invece ci sono queste iniziative locali. Non deve essere per forza così, però sono realtà in cui le aziende sono tendenzialmente più grandi, e qui con un impegno notevole c'è un'azienda di 3.000 ettari completamente agroecologica, mista, con sia gli animali che le colture. Quindi è anche possibile arrivare a questi esempi qui, anche se secondo me quello che deve essere preponderante deve essere l'azienda piccola, la filiera corta, il mercato locale, le iniziative di contatto diretto tra contadini e consumatori, dove c'è l'aspetto biologico, l'aspetto ecologico, si associa, si sposa all'aspetto sociale. E torno all'idea di avere quella diversità di cose di cui abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno nel piatto e ci sta bene in campo. I pomodori col basilico, con le piante aromatiche. Ed è qua l'aneddoto di cui volevo raccontarvi in Burkina Faso. In Burkina Faso lavoravo con un'organizzazione non governativa locale e per tradizione loro c'era il gruppo degli uomini e il gruppo delle donne erano separati. Negli ultimi decenni, ma anche negli ultimi decenni del secolo scorso, stavano sempre di più diffondendosi le colture in stagione arida, in stagione secca, stavano diffondendosi delle colture di tipo pomodori, fagioli verdi e così via, vicino ai laghi artificiali che sono aumentati in questi anni. E i due gruppi coltivavano i pomodori, ben educati da un consulente del loro paese, ma più europeo di me, nel senso che formattato sull'idea della monocoltura, però le donne facevano il mercato, erano loro che vendevano e sono loro che preparano da mangiare. Ho visto i pomodori e ho detto: qua c'è spazio, c'è sta terra scoperta, che spreco. E ci ha messo qualche pianta aromatica, qualche cipolla, qualcosa in più, dico tanto che ci sono, faccio anche questo. Gli uomini hanno fatto i pomodori. Loro, le donne, si sono fatte quasi sgridare dal tecnico che diceva: o fai i pomodori o fai le cipolle. Alla fine hanno prodotto di più di pomodori. In più dei pomodori hanno prodotto le cipolle e tutto il resto, hanno guadagnato di più, e siccome le producevano insieme, le loro piante non si sono ammalate. Gli uomini hanno comprato pesticidi, loro no. È stato un esempio per me tra i migliori e i più concreti che ho visto. Sono iniziative di questo tipo e iniziative come la vostra, che mi piace molto. Iniziative come quella di Brebbia, dove però mi piacerebbe vedere appunto delle consociazioni, perché a Brebbia ho visto che ci sono anche dei campi di mais, però sono ancora così, c'è il nostro orto di fagioli e c'è il campo di mais separato, mentre metterli insieme secondo me sarebbe una buona cosa, perché alla fine scelta forse non ne abbiamo, o abbiamo un'agricoltura che imita la natura e che è varia, e che oppure abbiamo il deserto e siamo delle cadute. E spero che vi sia. No Marco, io